Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi vi voglio presentare questa qua, piccolina, bellina, robusta, oltretutto si presenta bene e dà una sensazione di robustezza. Questa è una termocamera che fa anche le funzioni di multimetro, una termocamera della Finirsi. Vi lascio anche di questa il link in descrizione. Vediamo il modello, che io non me li ricordo mai, abbiate pazienza, è la TDM 120p. Praticamente è una termocamera fatta come proprio una piccola macchina fotografica, con tanto di filettatura ovviamente per il cavalletto, ma fa anche le funzioni di multimetro. Sicché seguitemi in questo video e vedete anche questa volta cosa provo per voi. Ecco qua nella sua custodia la termocamera multimetro. La apro. Qui ci sono le istruzioni in più lingue, tranne che in italiano ovviamente. Ci sono, le tiro fuori, i puntali e il cavettino per la ricarica. Puntali, guardiamo come sono, se sono abbastanza morbidi. Spesso i puntali della Finirsi sono morbidi, questi una via di mezzo, diciamo, via, possono andare. C'è il cappuccino senza la brioche, ovviamente il cappuccino che le copre si possono togliere in maniera, se si lascia si evita di fare dei cortocircuiti perché si scopre solo la punta, e invece se si toglie del tutto ovviamente abbiamo il puntale per altre cose. Non ci sono coccodrilli, non c'è altro, lo metto qui da una parte, però la borsina è veramente comoda. E poi abbiamo la termocamera, che è questa. A proposito, qui c'è un'altra retina praticamente che può far comodo per metterci dell'altra roba. Questa qui la metto da una parte, tanto ora non ci interessa, e questa praticamente è fatta, l'avvicino, è fatta proprio come una non termocamera ma come una fotocamera, perlomeno come una fotocamera di quelle di qualche anno fa che erano così, diciamo. Sotto appunto c'è anche l'aggancio per il cavalletto, se può servire. Sopra abbiamo i due ingressi per i puntali del tester, sono anche bellini oltretutto. Questo tasto qui non si vede che è un tasto, comunque è un pulsante, un tasto, chiamiamolo come vogliamo, serve per scattare delle foto, perché ovviamente può fare anche delle foto di quello che stiamo riprendendo con la termocamera. Qui sotto non lo so cosa c'è. Qui sotto non ho idea. Dopo indago, forse serve solo, sì, penso che serva solo come supporto, se uno quando la usa come multimetro vuole tenerla, diciamo, in questa posizione qui, sì. Torna comodo anche a noi eventualmente dopo per provarla come multimetro, perché come termocamera ovviamente bisogna inquadrarci qualcosa e sarà un pochino più difficile capire quello che stiamo facendo. Allora, la termocamera è dotata di touchscreen, che praticamente quello che andiamo a fare lo possiamo, così passiamo a multimetro e se lo ripigio ritorniamo a termocamera. Di qua ci sono tutte le impostazioni, anche per la distanza dal sensore ovviamente, il tipo di emissione, che poi uno, come sapete sempre sulle istruzioni, andate a vedere tutte le cosine, io ve la faccio vedere ma non leggo le istruzioni e non approfondisco, diciamo, approfondisco solo quando mi serve. Qua abbiamo la regolazione della temperatura, che se la lasciamo in automatico lo fa da sé, se no possiamo dire vogliamo che vada da -20 a
a meno 150 o da meno 20 a 150, non capisco, ma sì, da meno 20 a 150 oppure da 100 gradi a 400 gradi. Così lo fa direttamente in automatico. Se vogliamo usare invece che gradi centigradi, gradi Fahrenheit, ovviamente andiamo a pigiare lì. E poi qui ci sono altre impostazioni dove se vogliamo che si spenga dopo qualche minuto lo impostiamo, tipo 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, eccetera. E qui possiamo scegliere fra il linguaggio, ovviamente in inglese o se qualcuno vuole in cinese. Qua ci dice il modello, la versione del firmware, che ovviamente è aggiornabile come per tutti i prodotti Finirsi. Ora vediamo cosa possiamo inquadrare e vediamo cosa ci dice la videocamera. Allora, qui abbiamo un saldatore acceso, però al minimo, praticamente la stazione saldante, è lo stile della stazione saldante al minimo. Vediamo se io ci metto la termocamera, prima l'ho chiamata videocamera, ma insomma si è capito. Se io vado a vedere, ora mi sta indicando appunto 165 gradi più o meno. Ora io lo alzo, è chiaro che la temperatura dovrebbe salire. Mi sta dicendo anche che c'è una temperatura esterna, se non mi sbaglio, di circa 22 gradi o qualcosa del genere. Alzo il saldatore e vediamo piano piano se sale da 160 rotti che erano. Vediamo un po', sta già salendo come vedete, 178, 183, 189, 194, diciamo, e via discorrendo, e compagnia cantante. Ovviamente non aspettiamo che arrivi a 300, è per farvi capire ovviamente che lo può fare. Un'altra cosa che vi voglio far notare è che è estremamente sensibile, perché quel 26 gradi praticamente che ora sta calando è dove prima di metterlo a posto ho toccato a malapena, diciamo, il saldatore. Se ora vedete, questo è il mio dito praticamente, chiaramente ha preso la prevalenza su quell'altra macchia perché è più caldo. Se io tocco, vedete, io tocco qui e ce lo tengo il dito ora, mi rimetto più o meno al solito posto. Quando levo il dito, come vedete, c'è rimasto l'impronta del dito che piano piano, vedete, si sta raffreddando. 28 gradi, 26, sicché diciamo è molto, veramente molto, ma molto sensibile. Se io lo tocco accanto qui, lascerà un'impronta calda fino ovviamente che non si è raffreddata. Eccola lì, c'era stato un lag praticamente, era rimasto tutto il dito sopra. Vedete, mano a mano che io tocco e mano a mano che rimangono i punti caldi. Ora io metto due resistenze qui e ovviamente dopo una la accendo e simuliamo, diciamo, un circuito elettronico. Alle volte può servire avete visto tanti la vanno ad operare in alcuni circuiti elettronici per vedere se un componente scalda più dell'altro, ovviamente, però vedete c'è sempre sotto i residui, diciamo, vediamo se trovo un punto, mettiamo qua, vediamo così. Allora, qui, ecco così, diciamo, non si vede più. Qui ci sono le resistenze, io le vado a inquadrare e praticamente non si vede quasi nulla. Ora una la accendo e vediamo cosa succede. Ecco qui, sto alimentando una resistenza da 10 ohm con circa 3 volt. Vediamo cosa succede rispetto all'altra. Scusate se si muove tutto, perché qui, ecco, bravo che sono stato.
dicevo, scusate se si muove tutto, ma ovviamente ho due sole mani, comunque si capisce. Allora, questa che sto indicando è la resistenza che è sotto, diciamo, carico, anche se è alimentata con semplicemente 3 volt. Quell'altra, come vedete, quella sotto, questa che se ora io ve la tocco, si vedrà anzi vi tocco accanto, si vedrà la traccia. Avete lasciato la traccia lì, se vado a toccare addirittura la resistenza, lascerò una leggera traccia anche sulla resistenza. Vedete? C'è questa leggera traccia. Praticamente questa è la traccia del mio dito, questa è la traccia che ho lasciato toccando la resistenza. Però, come si vede, ovviamente l'altra resistenza sta sempre aumentando di temperatura, anche se, ripeto, è alimentata con 3 volt soli. Siamo a 37 gradi e 3, 37 gradi e 4, diciamo, e via discorrendo. Vedete, se io anche muovo la termocamera, sicché praticamente sposto nell'inquadratura la resistenza, il sensore mi va a cercare sempre il punto più caldo. Sì che a questo punto, se noi la usiamo in un gruppo di componenti, possiamo vedere la differenza di temperatura fra un componente e l'altro. Ora, ci sono dei componenti comunque che 50 gradi, magari anche 60, è nella norma, sicché ovviamente non è detto che siano guasti, non è che uno usa una termocamera e rileva il guasto, diciamo, perché il componente è un pochino più caldo. Ci sono dei componenti che vanno a temperature più alte, sicché ovviamente bisogna avere un'idea di quello che si sta andando a vedere. Se c'è un transistor e lo troviamo a 45 gradi può essere anche normale, e la stessa cosa magari una resistenza. Però se conosciamo il circuito sappiamo che quel magari componente non dovrebbe scaldare così. Oppure se un condensatore mi va a scaldare troppo, ovviamente, considerando che un condensatore non dovrebbe scaldare o dovrebbe scaldare eventualmente pochissimo se è un condensatore di filtro, se me lo trovo bollente, una volta si faceva mettendoci il ditino sopra, quello lì potrebbe, diciamo, avere qualche problema, sicché può far comodo anche per quelle cose lì. Vediamo cosa si può vedere ancora. Allora, ora con la termocamera vi inquadrerò questo oscilloscopio qui che è in preaccensione, sicché praticamente è comunque alimentato. Poi questo qui che invece dovrebbe essere completamente spento, perché ovviamente si accende direttamente dall'interruttore come quelli di una volta, e la stessa cosa l'altro oscilloscopio. Questo qui è in preaccensione, sicché dovrebbe rivelare che diciamo quelli sono più caldi, cioè quello e quegli altri. Ora torna male inquadrare la termocamera, ma cerco di riuscire a farvi vedere qualcosa. Allora, quello lì, eccolo lì, come vedete è piuttosto rosso. Se io vado, mi spiace che va fuori fuoco, ma inquadrare uno schermino perché oltretutto non si vede poi bene il dietro, torna un attimino male. Comunque quello lì si vede che comunque è in circa diciamo 28-30 gradi, sicché è in preaccensione, si vede che sta praticamente scaldando. Se io inquadro quel tipo di oscilloscopio lì che è spento, praticamente non si dovrebbe vedere quasi niente, infatti praticamente non si vede quasi niente. Se io inquadro, c'è un alimentatore sopra lì, eccolo lì, quell'alimentatore lì, quello, se io lo vado a inquadrare, ovviamente lo vedo bello rosso perché quello è acceso. La stessa cosa se andiamo a inquadrare quell'altro oscilloscopio della Siglent che è in preaccensione. Come si vede è quella macchia, questa macchia qui, che dice che sta lavorando. La stessa cosa si può fare per questi due alimentatori, o tre, quelli che sono. Sono attaccati, sicché ovviamente
saranno caldi. E se io le vado a inquadrare con la mia termocamera, vediamo se sto inquadrando il giusto, anche se è un attimino fuori fuoco, come le vediamo sono, vediamo così, sono tutte e tre accesi praticamente. E sicché anche lì vediamo che stanno funzionando. Ecco appunto gli usi classici di una termocamera. In altri video vi ho fatto vedere anche che si può individuare ovviamente delle cose calde nel muro e si può, diciamo, fare diverse cose. Cioè, calde nel muro nel senso ci passa un filo che magari scalda o il tubo dell'acqua calda rispetto al tubo dell'acqua fredda. La stessa cosa in elettronica viene usata con i componenti elettronici, ma ha tantissime funzioni, e quello che è bello è che va a rilevare la temperatura ovviamente senza contatto. Ora direi di provarlo come multimetro, visto che come termocamera abbiamo visto come funziona. Ovviamente ormai come funziona la termocamera lo sapete tutti, sicché non è che ho fatto vedere più di tanto. Attacchiamo i puntali qui, questo qui è il puntale negativo e questo è il puntale positivo. Una cosa veloce che mi ero dimenticato, torniamo indietro un attimo, torniamo, se io vado qui mettiamo che c'è la mia mano, in questa maniera qui, mettiamo questo dito qui, allontano, Oggi vado poco d'accordo con la videocamera. Allora, mettiamo che c'è la mano, io premo il pulsante sopra che è questo, e lei ha salvato praticamente l'immagine. Se ora io vado a premere qui, questa è l'immagine, diciamo, salvata con tutti i parametri, che possiamo fare fotografie di quello che ci fa comodo, che stiamo vedendo, e poi ce le troviamo lì e le possiamo anche esportare ovviamente sul PC. Torniamo a usarlo come multimetro, in maniera che sono curioso di sapere se è abbastanza preciso, se è preciso quello che sia. Uso un alimentatore per provarlo, che è con i contraverse. Ve lo faccio vedere, quello che vi ho inquadrato prima comunque. Dove? Eccolo qua. Come vedete, queste sono le decine di volt e si arriva fino ai millivolt, sicché è piuttosto preciso. Ecco, ora praticamente sto erogando 10 volt, poco più, 10 volt e 0003, sicché lui mi segna 10,010 volt, sicché diciamo la precisione sua intrinseca ce l'ha. Se io vado a 20 volt mi segna 19,98. 30 volt lo stesso 29,98, diciamo che è piuttosto preciso per le funzioni che deve fare. Ha 4 praticamente cifre utili. Proviamo una tensione piccolina, tipo di un volt, così siamo a un volt e 0026, sicché diciamo è abbastanza preciso, considerando anche che è nato come termocamera. Ora le ultime due cifre qui, diciamo che sia un volt o un volt e 0030, non è che ci sia troppa differenza. Comunque vediamo un attimino una cosa, perché era spostato. Ecco, ora sono a un volt preciso praticamente sull'alimentatore, sicché infatti siamo scesi a un volt e 0001. Proviamo un volt,1, un volt e 1,003, che diciamo rientra tranquillamente in una precisione piuttosto elevata. Prendo una resistenza, facciamo la prova di una resistenza. Prima di prendere la resistenza l'ho infilato direttamente nella presa
e mi segna 226 volt, sicché ci siamo. Vediamo come va, come me lo segna che è una tensione alternata. Non me lo segna, se non mi sbaglio. È in automatico, ma non mi dice che è una tensione alternata. Ecco, questa potrebbe essere comodo se mi segnasse che è una tensione alternata, mentre le tensioni continue, lo lascio in automatico, mentre le tensioni continue, ovviamente me ne accorgo perché dovrebbe metterci il meno davanti. Le tensioni alternate in realtà devo sapere che sono tensioni alternate, a meno che ovviamente non vadi io a premere il tasto della tensione alternata invece di metterlo in automatico. Anzi, una cosa importante è che se io vado direttamente in ora sono in funzione volt continui, lui mi va a indicare, come vedete sotto, il voltaggio eventualmente minimo e massimo, che ora se io vado a 21 volt, lui qui mi dirà che il voltaggio massimo è stato, diciamo, 21 volt. Sicché anche questo è una cosa comoda. Prendo, come avevo detto prima, una resistenza. Ho messo 2 coccodrilli in cima praticamente perché per la misura delle resistenze torna un attimino meglio. Questa è una resistenza da 1 ohm con tolleranza del 10%, infatti 0,93 ohm torna. Ne prendo un'altra, eccola qua, una resistenza da 270k, se ho preso dal cassetto giusto, infatti. Scusate, una resistenza da 2,7k, sono rintronato come... vabbè, sicché torna anche questa, la lettura è buona. Ora ne prendo una da 560k e è qui dentro. E anche qui praticamente va bene. E ora, visto che fa la funzione prova diodi e basta, vediamo se fa anche altre cose. Intanto proviamo i diodi. Mettiamolo come prova diodi. Ovviamente da una parte deve condurre, quello che segna è la caduta di tensione del diodo, e dall'altra parte non deve condurre, sicché il diodo, diciamo, ovviamente è buono. Poi la stessa cosa, ci possiamo provare ovviamente anche un transistor. Questo è un NPN. Se io faccio così, base, collettore, emettitore, così non deve segnare. Ovviamente se io metto il positivo alla base, collettore e emettitore, mi sta segnando, vuol dire che è a posto. L'ulteriore prova, ovviamente collettore e emettitore, non deve segnare nulla, se no sarebbe ovviamente in cortocircuito o in perdita. Se io scorro, lo possiamo usare come cicalino, e come cicalino ovviamente funziona. Proviamolo come prova condensatori, perché si può provare anche condensatori. Questo è un condensatore da 2,2 microfarad 10%, lo scarico prima ovviamente, anche se era scarico in un cassetto non si sa mai, e mi segna 2,2 microfarad. Vado a prendere un condensatore un po' più grosso. Ora ci metto un condensatore da 470 microfarad, aspettiamo che si carichi. Ovviamente sapete che i condensatori hanno una tolleranza anche abbastanza elevata, 580 microfarad diciamo può andare bene. Non segna ovviamente ESR
e compagnia cantante, perché la maggioranza dei multimetri non la fa, ci vuole uno strumento apposito. Proviamo anche con quest'altro condensatore. Questo qui è un Elna da 5600 microfarad, vediamo se arriva fino, scarichiamolo anche questo, anche se è già scarico. Scarichiamo col terminale del diodo, perché sempre scaricarli prima, se no bruciamo gli strumenti. E anche questo aspettiamo per far sì che ci dia una misura corretta. 5300 microfarad, ovviamente se si aspetta un po', come vedete, piano piano tende a cambiare la misura. Se vogliamo una misura, diciamo, più precisa possibile, magari lo possiamo lasciare qualche minuto sotto, però ovviamente fra la tolleranza del condensatore e, diciamo, compagnia cantante ci dice che questo condensatore può andare bene comunque. Oltretutto è nuovo, è un condensatore della Elna, sicché prova, questo strumento prova anche i condensatori. Lo strumento, prima che me lo chiediate, non fa, vedete, si vede sia da qui, non fa da amperometro. Questa A qui in cima vuol dire semplicemente automatico. Anche qua, se vedete, manca il contatto, diciamo, per la funzione amperometro. Comunque è nato come termocamera, il fatto che fa anche da multimetro e misuri anche i condensatori, diciamo, gioca a suo vantaggio. Il video è finito. La termocamera abbiamo visto che fa delle funzioni evolute, come multimetro è piuttosto preciso, sicché può essere usato tranquillamente anche per misurare condensatori, diodi, transistor e, come si dice, compagnia cantante, sicché anche questa volta pollicione in su per questo strumento qui. Vi metto il link in descrizione a chi gli interessasse eventualmente vederlo, andarlo a vedere sul sito della Finirsi, e io vi ricordo che se vi piacciono i miei video, anche queste prove che faccio ovviamente per voi e che metto a disposizione per voi, se vi iscrivete al canale mi fa piacere. Oppure se volete, diciamo, commentare sempre i video, anche quello mi fa piacere. Io, avete visto, rispondo a tutti. Comunque è importantissimo iscriversi al canale, prima di tutto per non perdere nessun video, e poi perché in quella maniera il canale cresce, non solo come numero di iscritti, ma ovviamente viene proposto. E da parte mia io vedo che il canale che ho fatto così per scherzo e che rimane comunque un hobby, a qualcuno, diciamo, interessa e viene proposto anche da YouTube. Comunque vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!